Sul banco abbiamo un Mivar recuperato dalla spazzatura e quando vedo un televisore del genere accostato a un bidone dell'immondizia mi piange il cuore e vediamo se possiamo recuperarlo. Ho provato a dargli alimentazione ma il televisore è completamente morto, quindi la prima cosa da fare è vedere un attimino l'alimentatore. Quindi la prima cosa è tirare fuori l'alimentatore. Qui intanto vediamo una riparazione, il cavo è stato sostituito, molto lento, il televisore all'interno è molto pulito, stranamente, qui il cavo è stato praticamente rifatto, si vede benissimo. Mettiamolo un attimino da parte. Allora, sganciamo il house, sganciamo l'alimentatore, vediamo controllo visivo. Ecco, da un controllo visivo possiamo vedere subito che il PTC è praticamente ha preso cotto a puntino, il PTC possiamo vederlo. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è inutile fare il fusibile è interrotto, è inutile fare la prova col tester, si vede subito, e quindi la prima cosa da fare secondo me è sostituire provare a sostituire il PTC, perché questo PTC non lo abbiamo. Vediamo un attimino, dissalviamolo, poi eventualmente facciamo una revisione del saldatore e controlliamo se il finale eventualmente è interrotto, anzi controlliamolo subito. No, non sembra essere in corto, quindi bene, buono. Dovrebbe essere che il fusibile è saltato solo per il discorso del PTC. Sì, eccolo qua. PTC cotto a puntino. Vediamo se abbiamo qualcosa, ma non credo. PTC. Possiamo provare a inserire uno di questi, vediamo che valore hanno. È possibile che siamo stati così fortunati. Vedere un attimino. Proviamo, ma sapere. Facciamo la nostra piccola saldatura. Ok, e adesso proviamo a testare l'alimentatore da solo, vediamo se abbiamo praticamente le tensioni in uscita. Ora, per testare l'alimentatore ci conviene alimentarlo con questo marchingegno. Questo marchingegno l'ho realizzato io, all'interno c'è un trasformatore 220 primario, 230 secondario, 125 e 230, in modo da avere eventuali tensioni disaccoppiate per la sicurezza, per il banco di lavoro, uso oscilloscopio eccetera. E poi dopo l'alimentazione del trasformatore, in base a come commuto e come utilizzo queste prese, a questa alimentazione posso mettere in serie una lampada, la classica, il trucco della lampadina. Nel frattempo sono stato costretto a saldare un nuovo cavo sull'alimentazione, perché il connettore si è praticamente spezzato, già era lento ma si è spezzato. Dicevamo, adesso vediamo un attimino cosa succede. Alimentiamo il circuito, alimentiamo l'alimentatore, vediamo il comportamento della lampadina. Ok, vediamo un attimino. Tester analizzatore universale impostato su tensione
200 continua, vediamo, ci mettiamo tra, dovremmo avere una tensione di 107 volt, 105 e una di 13 volt, vediamo un attimino, 153, sì, consideriamo che è una tensione a vuoto, 19 invece di 13, consideriamo che anche questa è una tensione a vuoto. Possiamo dire che il nostro alimentatore è tornato a funzionare. Prima di alimentare il televisore conviene eventualmente fare una revisione delle saldature sull'orizzontale, perché potrebbe esserci qualche connettore staccato, specialmente sotto il trafo di riga. Un po', sì, effettivamente ci sono un paio di saldature staccate. Aumentiamo un attimino la temperatura. Ok, facciamo una bella revisione di saldature sull'orizzonte. Prendiamo l'alimentatore e lo inseriamo nella apposita sede, a posto, lasciamolo su on, colleghiamo lo smagnetizzatore, l'alimentatore, ok, facciamo così, ok. Inseriamo l'alimentatore e mettiamo questo, vediamo il televisore e proviamo ad attaccarlo. Ok, proviamo ad attaccarlo. Ok. LED rosso acceso. Vediamo un attimino se parte. Alta tensione c'è, ma non c'è, eccolo qua, è partito. AV, la messa a fuoco sembra anche abbastanza regolare, purtroppo qui il tubo è stato rovinato. Beh, la riparazione sembrerebbe andata a buon fine. Buono, abbiamo rimesso in funzione un guasto relativamente semplice, perché siamo stati fortunati che il guasto, che il PTC guastando sia mandato in corto l'alimentatore e il fusibile è saltato, non abbiamo avuto danni sull'alimentatore stesso. Sembra che tutto il resto del televisore è a posto. Per essere sicuri bisognerebbe iniettare un segnale video, ma a occhio e croce, certo poi bisogna vedere se il televisore memorizza, che tipo, però a occhio e croce per esperienza vi posso dire che il televisore va bene. Meno male, abbiamo salvato un altro minibar, un altro grande minibar. Buona giornata a tutti.